Nel corso dei secoli l'arte della guerra si è trasformata in arte di vivere. Le spade si sono fatte guantoni, i dojo si sono trasformati in gabbie, ma lo spirito, quello non è mai cambiato. Io sono Erwin e insieme all'ultimo samurai di Pinerolo, Michael Piazza, ti porterò in un viaggio unico nel tempo. Un percorso che parte dalle antiche scuole dei guerrieri per arrivare alle moderne arti marziali e alla nascita delle Mixed Martial Arts. Questo è il cammino del guerriero. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata insieme a Michael Piazza, l'ultimo samurai di Pinerolo. Oh, ti piace questa nomea? No, però, è bella, però me l'hai data. Oggettivamente sei l'unico samurai che conosco qua in zona. Ok, sì. Quindi ci sta la cosa, sì. la cosa della nomea. Però no? sai, tanta gente non capisce l'ironia tua, no? Non è ironia, ma è vero. Sì, quanti samurai ci sono? Sì, però, sai... Oggettivamente. No, però sai, tutti dicono, l'ultimo samurai di Pinerolo, a Pinerolo ci sono stati samurai. È palese, cioè... Bellissimo. Cioè, è bellissimo. palese che è per il film che mi stai chiamando così. No, non è vero. Però tanta gente... Per me tu sei davvero un samurai. Tanta gente non lo capisce, però vabbè. Proprio sprizzi samuraiaggine da tutti i pori. Ed infatti oggi, Miki, sono venuto da te, mi sono preparato un paio di argomenti che ci sono qua sulla lista che la gente non vedrà. Voglio ripercorrere un po' tutta la storia dai samurai fino alla nascita delle arti marziali, quelle moderne, quelle che ci sono ai giorni nostri, quindi con le Mixed Martial Arts e tutto quello che ne deriva da questi. Sì. Però farei un passo ancora più indietro. Noi abbiamo già fatto un video in cui parlavamo del Jujutsu. Video. Esatto, il primissimo video abbiamo parlato del Jujutsu, abbiamo dato troppe nozioni però. Ti posso dire sinceramente, mi hai creato una confusione in testa che realmente ho detto, che troppe cose insieme. Sono stato anche molto rapido e cercavo di non... Calcola, un'ora e mezza per parlare del Jujutsu, solamente la parte teorica, e non abbiamo neanche toccato tutti i punti fondamentali. Io però voglio cominciare oggi, andare proprio a ritroso, andare proprio all'inizio, dai reperti storici che abbiamo e tutta quella che è la storia su come nascono i samurai. Quindi io partirei da qua, da questa domanda qua, come nascono i samurai. Cercherò di essere veloce e rapido. Sorprendimi. Ok? Sorprendimi. Allora, paradossalmente la storia giapponese in realtà è corta. Ok. Molto corta. I primi ritrovamenti risalgono al 300 a.C. Ok. Perché sono iniziati, si è formata una civiltà, diciamo, più diciamo moderna, tra virgolette, dal 300 a.C. in poi. Ok. Noi eravamo già alla seconda, terza guerra punica nell'epoca romana, ok? Poi io amo il Giappone, amo i giapponesi, amo la cultura giapponese, ma dobbiamo anche vedere un po', no? La realtà dei fatti. La realtà dei fatti, sì. Ok? Noi avevamo già Roma, seconda guerra punica, Carlo Magno era già morto, loro lì iniziavano erano ancora delle tribù. Okay. Quindi nel 300 a.C. si è scoperto con ovviamente la scienza, cioè roba che con documenti, repertori. Quindi è roba dimostrabile. Sì, questa qua è tutta roba dimostrata, non sono io che lo dico. Ok. Che invento le cose. Chiaro. Ok, quindi diciamo che il Giappone, ovviamente essendo quelle 4 isole principali, no? Hokkaido, no? Non dare per scontato che sappia le cose. Ok, non diamo neanche troppi nomi. Allora, 4 isole principali, è nata la civiltà a sud. Okay. L'isola più a sud, che sarebbe il Kyushu, paradossalmente. Quindi non l'isola centrale dove c'era Kyoto. È nata a sud, perché emigravano dalla Corea e dalla Cina dei popoli e andavano in Giappone e formavano le prime tribù. Ma già dall'alto però emigravano da altre parti del continente a nord, quindi c'era già più la Russia. Non so se sai come è fatta più o meno la mappa. No. Quindi per quello che
Tipo paradossalmente, che poi quello è molto dopo, gli Ainu, che era quella popolazione indigena giapponese che dopo la seconda guerra mondiale si è riscoperta in Hokkaido, che l'hanno trattati più o meno come gli indiani d'America, vabbè, comunque. Ok. Che era, diciamo che loro dicevano una razza più autoctona, no, semplicemente erano arrivati da due popolazioni diverse. Ok, poi ha preso il sopravvento quelli del sud. Ok, quindi cosa è successo? Si è ritrovato che all'inizio c'erano 30 tribù e non erano clan, erano tribù. Ok, nel giro di pochi anni, sto saltando un sacco di cose. Sì. Nel giro di pochi anni hanno eletto una regina. Ok. Occhio, perché qua vuol dire tanto. Quindi la prima regina o imperatrice che ha unito le 30 tribù si chiamava Himiko, no? Chimico. La regina del sole, no? Ok. E da cosa dicono che derivano i giapponesi? Gli imperatori giapponesi derivano dalla dea del sole, Amaterasu. Chi non lo so. No, però era Me per lo devi dire, te. però era per dire. Io lo so, ok. Sai che Ok. dicono che i giapponesi, gli imperatori, sono discendenti della dea del sole. Ah, ok. No, Senti io penso che nessuno la sa sta cosa, la sai solo te. Vabbè. Non diamo per scontato Comunque, che il pubblico ok. Era pur parlé. Vabbè, comunque, vabbè, un minimo però. No, vabbè. Non lo so. Comunque, Himiko era la prima imperatrice, ok? Adesso salterò tantissimi pezzi, se no diventiamo vecchi. Quindi si è formato le prime 30 tribù, lei era la regina, difatti in Corea e in Cina lo chiamavano il Giappone il popolo dell'imperatrice, Ok. che era proprio famosa sta cosa, era un po' di impatto che la capa delle 30 tribù era una donna, ok? Da lì poi si sono sviluppate negli anni, le tribù sono diventate clan, commerciavano un sacco con la Cina e il Giappone e la Corea del Sud. Ok. Si sono sviluppati, sono diventati clan, rubavano le nozioni dalla Cina e dalla Sud Corea, quindi mandavano degli studiosi di là per capire come governare, come fare lo Stato, come affidare i terreni, come fare il tutto, ok? I primi servizi segreti praticamente. No, erano proprio ufficiali, mandavano degli studiosi, stavano a corte dalla Cina per imparare, ok? Come il buddismo, sono andati là, hanno imparato e l'hanno portato, poi l'hanno ritrasformato a modo loro, ok? Creando il buddismo, quello il giapponese, che è il Mikkyo, no? Il buddismo. Comunque, quindi si sono formate tutte queste cose qua. All'inizio non c'è nulla di veramente concreto. La prima unione delle 30 tribù l'hanno chiamata Yamato, ma non sapevano ancora bene definire quanto era vasto l'impero. Poi dopo si sono spostati più a nord perché non avevano abbastanza terreni da coltivare. Ok. Sono andati, diciamo, verso l'altra isola, ok? Per intenderci, perché così avevano più terreni da coltivare. E lì si è formato il primo impero di Yamato, dove c'erano l'imperatore, svolgeva molto più ruoli religiosi, o che non aveva Era sempre l'imperatrice. No, perché si sono cambiati e poi sono diventati imperatori, no? E quindi c'era l'imperatore che faceva delle funzioni più religiose, eccetera, eccetera, e poi c'erano questi tribù che facevano. Per andare su al nord dovevano eliminare delle altre tribù che le chiamavano i barbari, ok? Non potevano passare tranquillamente. No. Non c'erano le strade. Quindi quelli del sud che avevano fatto tutte queste cose dovevano andare su e conquistare. E c'erano questi barbari del nord che non si sa da dove arrivavano, magari c'erano da loro, magari arrivavano da su, più dalla Russia, ok? No? Quello che è, e si chiamavano Emishi. Per conquistare su c'era una tribù che era un po' più guerriera, che erano già diventati clan, a quell'epoca erano già diventati clan. Ok. Questo clan era il clan degli Azumabito. Ricordati bene questo nome, perché questo clan era l'inizio dei samurai. Perché cosa hanno? L'imperatore e tutto, c'erano la corte, i nobili e tutto, avevano dato in mano a questo clan più guerriero, che ne sapeva, in buona sostanza, e l'hanno mandato a nord per ammazzare le tribù che c'erano. Le tribù che c'erano, ok? Gli Emishi.
Cosa è successo? Quando poi sono riusciti a uccidere, eccetera, 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 l'imperatore gli ha dato la premiati, ha detto bravi, allora voi che siete anche più forti, eccetera, vi dono tutte queste terre, che la terra all'epoca era la cosa più bella che potevano donare, no? Che al confine con queste tribù nordiche. Quindi loro sono diventati paradossalmente i guardiani, no? Che non dovevano fare sconfinare questi barbari, e in più sorvegliavano le terre, però hanno acquistato una grande forza. Difatti i primi clan samurai, che si può dire che poi la parola samurai è nata molto dopo, però erano questi qua, no? Gli Azumabito, che poi si sono scomposti, e i primi clan che c'è proprio sono i Minamoto e i Taira. Ok, quindi sono creati queste due fazioni che erano tra di loro. Erano amici all'inizio, ok? All'inizio. Però c'erano questi clan, eccetera. Cioè, nel frattempo l'imperatore perdeva sempre di più il suo potere a corte. Poi c'era una grandissima famiglia nobile che ha manipolato l'imperatore per centinaia di anni. Il vero potere del Giappone ce l'avevano loro, che si chiamavano Fujiwara. Ok, questo clan, il clan centrale, aveva altri 3 rami, c'erano 4 rami in totale, e i Fujiwara facevano accoppiare l'imperatore sempre con le loro concubine, così c'avevano il controllo poi loro avevano... erano in famiglia praticamente. Esatto. E quindi Fujiwara, grazie a questo marchingegno, sono riusciti a comandare in secoli. Grazie al nobile mestiere. Mettiamola così. Hanno scoperto il potere della fregna. Il potere della fregna batte il potere di qualsiasi samurai, ninja, qualsiasi roba. Quindi cosa è successo? Il primo shogun che c'è stato è stato in questi clan qua, no? Nel Minamoto e Taira, che avevano sconfitto questi barbari eccetera, e l'imperatore l'aveva battezzato shogun, ma non shogun come lo sappiamo noi. Non è come Tokugawa Ieyasu, era shogun semplicemente significa generale dell'armata, no? Nel senso, il clan combattente erano solo loro, sono solo loro che hanno combattuto, e quindi diventi il generale delle nostre armate. Un po' grazie al... Sì. Quindi l'aveva già battezzato come se fosse il primo shogun, ma non era... Che era l'esercito dell'imperatore. Sì, perché comunque era tutto... Quindi i primi clan di samurai facevano parte dell'esercito dell'imperatore. Esatto. Ok, che inizialmente erano amici alleati. Esatto, ed erano sotto l'imperatore. Ok. In realtà sono sempre stati sotto l'imperatore. Il problema che cosa succede è che questi clan avevano dei grandi terreni. Non c'era ancora la parola samurai. Si è scoperto che i samurai derivano da questi clan perché avevano terreni. Loro, per difendere questi terreni, anche dai barbari, si armavano. Quindi sì, diciamola questa parola, erano contadini armati all'inizio. Sono contadini armati, ok. Lo so che sta sul cazzo tanta gente sta parola. Sì, ma perché lo sai solo te. Io ad esempio perché effettivamente non è sminuire il contadino, ma tu sei il proprietario di una terra, ti invadono dei barbari, tu hai il terreno, combatti per difenderti, poi diventi specializzato, diventi forte. A forza di fare la guerra diventi un guerriero, certo. Ora, ma per necessità. La mia domanda è: cosa succede poi ad un certo punto del perché questi due clan poi c'è stato un litigare fra loro? Sì, ma allora però era sempre l'imperatore che decideva in sì, esatto, adesso non parliamo di questi clan Minamoto e Taira per capire, perché sennò si apre un mondo. Parliamo che c'erano tanti con terreni, acquisivano sempre più forza rispetto all'imperatore, erano lontani dal controllo della corte, quindi avevano il loro, feudo, le loro tasse, le loro cose, si formavano i loro piccoli eserciti, erano proprietari dei loro terreni, formavano le loro piccole, questioni, certi più piccolini venivano soggiogati da quelli un po' più grandi e si sono formati i primi daimyo, no?
Ok. Che i daimyo erano i capi feudi. E da chi venivano eletti questi daimyo? Erano quelli del passato che avevano il terreno, che io mi sveglio, nasco, sono tuo figlio, Ok. tu sei mio padre, siamo già ben piazzati e continua così la faccenda. Se dovessi dirmi invece qual era lo scopo dei samurai? Cioè, finché sei al comando dell'imperatore ha senso combattere magari con i paesi, con gli stati magari. Esatto, poi cosa è vicini. successo? I Perché barbari sono combattere fra spariti, di loro? perché i barbari sono spariti, hanno distrutto tutto, sono rimasti solo più gli Ainu che vivevano nelle capanne tipo indiani in America, in Hokkaido, dove non gliene è fregato niente fino a dopo la seconda guerra mondiale, perché poi hanno scoperto c'è l'oro, se no prima non gli è mai fatto niente l'Hokkaido, perché c'è tanta così di neve tutto l'anno, quindi dicono ma sai che c'è? Stateci voi, no? Anche perché una volta non c'era riscaldamento, quindi è per quello che le Poi civiltà certe case giapponesi ancora oggi. è no? per quello che le civiltà sono nate sempre a sud. Ok. Tipo noi siamo nati in Medio Oriente, le nostre prime civiltà. Romolo e Remolo erano scappati dalla guerra di Troia e poi hanno fondato Roma. Cioè, comunque la civiltà è sempre nata più a sud perché Ok. l'habitat era più favorevole. Certo. E quindi all'epoca non c'era tutta questa, cioè non potevi sostenerti, no? E quindi ovvio che nell'habitat più calmo, più bello, si crea la civiltà. Ok. Ok? Come in Asia è nato tutto dall'India e poi è partito su, no? Come tutte le arti marziali, il buddismo e poi hanno... Ok, però lo scopo di questi samurai. Ok, questi samurai erano lì, non c'erano più nessuno da combattere per il momento. Non andiamo a entrare in discorso con il Sud Corea, cose, lasciamo perdere per il momento. Quindi cosa è successo? Che guardavano solo le loro isole finché poi uno voleva diventare sempre più forte dell'altro e acquisire il potere, giusto? Quindi cosa succede? Nascono i samurai, ok? Nascono i primi daimyo, nascono i primi samurai, che samurai deriva dalla parola saburao. Saburao significa servire. Ok. Quindi samurai Servire il daimyo. servire il daimyo, ok? O l'imperatore, dipende. Okay. Quindi questi qua, l'imperatore non riesce più a tenere bene sotto controllo questi feudi perché sono diventati troppo forti, allora lui sai che dice, allora io mi occupo di miei, la sto facendo molto breve, molto Ok. facile. Quindi a un certo punto è diventato fuori dal controllo dell'imperatore Ok. gestire tutti questi feudi. Ok, sto facendo molto facile. Sì, Sto va. andando molto veloce. Allora, quindi cosa succede? Che poi si danno guerra l'un l'altro. Quindi quando poi arriva nell'epoca Sengoku, ok, l'epoca degli stati combattenti come la vogliono chiamare, ma ok, c'erano questi feudi che si facevano guerra ed è nata la guerra civile, perché non c'era più quella, c'erano carestie, guerre, quindi anche i contadini o la gente per bene si doveva difendere, quindi guerra civile. La guerra civile c'è stata, ok? Anno e anno. Quindi poi arriviamo all'epoca Sengoku, guerre, arriviamo al primo, vado veloce, Oda Nobunaga, un pazzo maniaco fuori di testa, riesce a conquistare un bel po' del Giappone, ok? Va sotto l'imperatore, dice io comunque sono sotto di te perché l'imperatore era una entità suprema, ok? Discendente di Amaterasu, quindi però non comandava niente, comandava lo shogun, ok? Ok. Okay. E lui era uno shogun? Sì, Oda Nobunaga poi prende questo titolo, tra l'altro invade la Corea, fa la guerra di Corea, c'aveva un botto di soldati, è arrivato fino in Cina, poi ha dovuto ritirarsi. Okay, come combattevano ai tempi? A cavallo? Sì, praticamente erano a cavallo, nelle guerre avevano... Con le armi, con le spade. Allora, occhio che Oda Nobunaga ha usato i primi archibugi, già. Ah, ok, già c'aveva le polvere da sparo? Ok. Oda Nobunaga. Che anno stiamo parlando qua? Più o meno che periodo? Oda Nobunaga era già 1500 e qualcosa. Ok, per dirla breve. E usava già i primi archibugi, lui era preso bene perché comunque c'era ancora il commercio, perché il commercio non era chiuso il Giappone all'epoca, nell'epoca Sengoku. Viene chiuso al commercio quando Tokugawa Ieyasu conquista il Giappone, diventa shogun, rende la pace,
ha paura di questo commercio del cristianesimo, dei portoghesi, olandesi, chiude tutto e rimangono lì, poi ti spiego dopo. Quindi lui usava anche già fucili, però ovviamente erano quelli che erano, ok? Sì, se pioveva un pochettino già non Quindi non è che più. si facevano tanto affidamento, però avevano i primi cannoni, le prime cose. minchia. Sì, i primi cannoni, avevano tutto. Quindi cannoni, un po' di fucili, molto arco, molto lance, iari, naghinata. La spada in campo di battaglia si usava proprio. Vedi, già è un'altra cosa questa, che uno si immagina i samurai e si immagina che combattessero solamente con le spade. No, allora, tu, come ti avevo già detto nella prima puntata, i samurai su un esercito erano pochi, i veri samurai, perché come ti dicevo all'inizio sono nati così, con gli Azumabito, però dopo era una casta nobile. Tu Però nascevi- inizialmente combattevano con le armi, quindi quelle che c'erano nel... arco, con freccia, l'arco. arco, spade, lance, ok? Ok. All'inizio, poi è arrivato il moschetto, cioè i primi archibugi, però comunque prendevano i popolani, ok? Prendevano i contadini che lavoravano nelle loro terre, Ok. ok? Li addestravano per quello che ne valeva la pena, gli mettevano il cappellino triangolare, gli davano una lancia in mano. Quindi si può dire che non necessariamente uno pensa a un samurai, pensa che abbia tutta sta preparazione atletica. No, il guerriero mandato al macero. Ok, come veniva chiamato quello? Erano i bushi, ok? I bushi. I bushi normali, guerrieri normali, neanche Quindi bushi, a livello piramidale, Sì. giusto per capire un attimino, aspetta. Li chiamavano in un altro modo che adesso mi sta venendo non riesco a ricordarmeli, però erano i soldati. Soldati semplici. Soldati Però semplici. a livello gerarchico, per capire un attimino chi comandava, c'era l'imperatore che era sopra, poi c'era... Sì, che poi in realtà... Aspetta, ma ti dico quello che sto capendo io. Ok. C'era l'imperatore che era il capo supremo, che poi che gestiva, che non gestiva, quella è un'altra cosa. Però imperatore, il feudo, Lo shogun. lo shogun, sotto c'erano i samurai e i samurai... I daimyo, vari daimyo con tutti i loro samurai, poi se c'era uno shogun abbastanza forte da riunirli e dirgli venite in guerra con me, loro venivano in guerra con te, se no ogni feudo aveva il suo esercito. Ok, ho capito. E mentre poi c'erano i samurai, sotto i samurai c'erano i guerrieri semplici. I soldati semplici, Ho capito. ok, che erano dei bunumas, cioè erano dei, come si dice in italiano. Non capirà nessuno sta roba. Nascono i samurai. Dai samurai Ok. al Jujutsu. Eccoci. Come ci arriviamo al Jujutsu? Arriviamo qua. La Quindi, nascita del Jujutsu. cosa è successo? Io qua mi sono segnato qualcosina. Sì, vai, Sono vai. segnato. Jujutsu qua io ho segnato quello che dice Wikipedia, quello che dicono comunque. C'è una data tra il 1185 e il 1333. Occhio, perché Wikipedia in Italia è un po' una merda. Ok. Perché tu puoi andare lì e scrivere quello che vuoi e non è controllata, ok? Quindi io oggi mi metto lì, faccio la pagina e scrivo una cosa sul ninjutsu, una cosa sul jujutsu Ok. e te la buona. Se non la controllano è molto Però difficile. avranno delle fonti comunque, solitamente sono verificate le fonti. Sì, però parlare già di jujutsu in quell'epoca lì è un po' dura. Ok, perché qua io ho segnato due date. Su internet si trova questa prima data tra il 1185 e il 1333, poi però c'è un'altra data che mi dà la terminologia Ryuma. Ryuha. Ryuha. Ok, le prime scuole sono nate nel 1600, dopo il Sì, 1600. dopo tra il 1603 e il 1867. Ok, Le Ryuha. Perfetto. Ok. Allora, adesso ci capiamo. Allora, ok, ci capiamo. Allora, Da dove nasce Allora. il Jujutsu? quindi il samurai, che era quello nobile, che si addestrava tutto il giorno, scriveva calligrafia shodo, aveva tempo, eccetera, eccetera. Oddio, in epoca Sengoku un po' meno. Però cosa succede? Dopo l'epoca Sengoku, grandi battaglie, dopo Oda Nobunaga è arrivato Toyotomi Hideyoshi, dopo Toyotomi Hideyoshi è arrivato Tokugawa Ieyasu, fermiamoci qua, se no in quei tre si apre un altro mondo, dovremmo fare altre 3 puntate. Quindi arriva Tokugawa Ieyasu, conquista il Giappone, pacifica il tutto e poi chiude il Giappone a tutti, Ok. ok? Nel frattempo in questo periodo di bolla, dove non si va avanti, non si va indietro, si sono sviluppate un sacco di arti marziali ed è per questo Ok. che l'arte marziale giapponese
è andata così avanti. Noi abbiamo avuto già il Rinascimento, ok? Cioè, capisci, l'epoca industriale e tutto quanto. Loro sono rimasti inchiusi in quella bolla come se il tempo si fosse fermato. Come se l'unico scopo nella loro vita fosse quello di allenarsi e sviluppare. Perché ormai il popolo era in pace, per modo di dire. Ok. Tokugawa Ieyasu controllava tutti i feudi perché il loro capo feudo lo invitava a Edo, perché la prima capitale, comunque Kyoto che era la capitale, poi è diventata Edo, per quello epoca Edo. Ok. Poi Edo è diventata Tokyo, quindi Edo è diventata Tokyo. Ok. Che se la legge un po' contraria, Kyoto, Tokyo, vabbè comunque. Ok. Però in epoca Edo lui prendeva tutti i daimyo, li obbligava a vivere 6 mesi a Edo. Così Tokugawa Ieyasu li controllava tutti. Okay. Gli aveva detto di mettere come nelle guerre, ogni malice, ogni kimono, il loro clan di appartenenza, così potevano essere riconosciuti. Okay. I loro soldati dovevano vivere a Edo insieme a loro, così non potevano tramare, fare cose. Era il loro villaggio della foglia, diciamo. Ok, erano lì, erano in una vacanza, quindi i samurai non avevano guerre, non avevano niente da fare. Stavano tutto il tempo a bighellonare. Esatto, si finite le guerre e loro si nel quartiere dei piaceri, ok? Quindi cosa è successo? Che tanti maestri, perché prima i maestri che insegnavano erano al soldo dei daimyo e istruivano i vari samurai. Ok. E certi samurai che avevano combattuto le vere battaglie ed erano veramente forti, si sono create varie scuole, vari stili, e quindi in quell'epoca lì, che famo? Apriamo una ryuha, una scuola.